Bentornati ragazzi sul canale di Storm Player, eccoci qua di nuovo con Gran Turismo 7. Vi voglio far vedere oggi in questa puntata quest'auto su cui ci ho messo un po' le mani. È una Renault 4 GTL del 1985. Come vedete l'ho bella modificata, poi vi faccio vedere anche il setup, la andiamo a provare in pista. Io ci ho già fatto qualche giretto, quindi ve la porto già tutta pronta, quindi voi non dovete fare altro che poi, se vi piace, riprendere il setup e mettercelo su. Ma prima ragazzi andiamo a vedere un paio di cose. Ragazzi, questa è la mia carriera a Gran Turismo. Io andrò prima ad aprire, andiamo insieme ad aprire questi 4 biglietti omaggio di cui stavo aspettando di registrare proprio oggi per aprirli insieme a voi. Biglietto roulette 4 stelle, apriamo il primo, vediamo cosa ci regala Gran Turismo in questo primo biglietto. Speriamo denaro, come al solito partiamo malissimo. Questi saranno 30.000, 10.000 addirittura, 10.000 per noi. Andiamo subito ad aprire il secondo. Via. Nel frattempo ragazzi lasciamo like e commento se volete iscrizione se non l'avete ancora fatto, perché Gran Turismo quest'oggi ci sta regalando spiccioli. Fatemi sapere anche voi se anche per voi è così. 10.000, sono un po' coperto, però ve lo dico io, sono 10.000 anche in questo caso. Terzo biglietto 4 stelle. Di solito i 4 stelle a volte ragazzi ci regalano anche cose buone. Io ho visto milioni anche, ma non succede nel nostro caso. Sono sempre 10.000 questi? 30.000, 30.000, 30.000, 30.000, ma non abbiamo fatto nulla di che. Ultimo biglietto 3 stelle, vediamo se ci sorprende questo biglietto 3 stelle. Secondo me ci dà spiccioli, eccoli là, eccoli che arrivano. No, ragazzi, un componente nitro, di quale auto, vediamo. Componente nitro della Mazda GR4, della Mazda 3 GR4, ok. A cosa servono ragazzi? A cosa servono i nitro sulle GR4? Questo non l'ho ancora capito. Comunque ragazzi, questa è la Renault 4, spettacolare, ve lo dico. È spettacolare, abbiamo trovato una bella livrea come vedete. I pezzi di ricambio ce li abbiamo messi noi, ce li ho messi tutti io. Eccola qua, la livrea è stata fregata in giro per Gran Turismo nella nostra vetrina. Ma altra cosa da andare a vedere ragazzi, sempre se vi interessa, è la mia plancia. Come si faceva a vedere la plancia? Eccola qua, con triangolo. La mia plancia dice qui a sinistra che il tempo di gioco è di 714 ore e 48 minuti. Ragazzi, è il tempo di guida subito sotto, è di 263 ore, distanza percorsa 54.262 km. Ragazzi, Gran Turismo, come sapete, è uno dei miei giochi preferiti di guida, di sim racing, quindi anche per questo d'ora in avanti spero di portare il canale avanti su questo gioco specifico, ma su tutti i giochi di guida. Come sapete sono appassionato di giochi di guida, quindi spero di far qualcosa su questa nicchia, magari su questo genere di corse, di videogiochi di corse, perché sono i videogiochi che a me piacciono di più. Velocemente, auto nel garage, 285 auto, di cui 71 milioni è il costo di tutte le auto che ho. Livello collezionista, beh, l'abbiamo finito. In alto a destra i circuiti mondiali abbiamo le gare evento al 67%. D'ora in avanti, oltre alle gare online, a gare personalizzate, che faremo anche oggi faremo una gara personalizzata con la Renault 4 insieme a voi ragazzi. Vi faccio vedere il setup come avevo detto, ma ci arriviamo subito. D'ora in avanti vorrei finire i circuiti mondiali qui sul canale insieme a voi. Non è facile perché qui ci sono anche gare, come sapete, da un'ora,
tipo missioni, però comunque c'è ancora molto da fare. Poi le esperienze sul circuito sono cose un po' magari più facili da andare a completare. Vabbè, il rally musicale diciamo, non fa per noi, ma fatemi sapere ragazzi quello che volete che io porti prima qui sul canale. Menu caffè, quelli normali, 39 su 39, poi vabbè, menu bonus sappiamo che si completano in base alle auto che abbiamo nel garage, quindi pian piano il menu bonus si andrà a finire. Le missioni 66%, pensavo peggio, però dai, pian piano ci arriveremo. Comunque con 800, quasi 800 ore di gioco, la mia PlayStation mi dà 800 ore di gioco quasi su Gran Turismo 7. Vuol dire che facendo due calcoli è il gioco su cui gioco di più. Quindi let's go. Ma non perdiamo più tempo ragazzi, noi prepariamo una gara personalizzata, così proviamo insieme la Renault 4 abbiamo detto. Quindi si va in circuiti mondiali, io andrei su un circuito che mi piace. Subito in Europa vado su Deep Forest, ero entrato sul Red Bull Ring. Facciamo esperienza, no, facciamo prova, gara personalizzata, senso normale, mettiamo, vediamo un po', ci mettiamo 4 giri, 20 auto, griglia di partenza, mettiamo ultima posizione, partenza lanciata va benissimo, turbo disattivato, intensità scia realistica, danni meccanici lasciamo nessuno, dai, velocità, usura gomme, carburante non lo mettiamo. Allora vediamo, meteo non ci interessa, via veloce, selezione rivali, mettiamo monomarca, quindi avremo tutte auto come la mia. Però c'è da dire che la mia auto, la mia Renault è preparata, quindi non so se io metto livello professionista adesso, speriamo ci mette delle auto monomarca preparate come ho fatto io, altrimenti li asfalteremo molto facilmente. Comunque l'auto sì è preparata, però non è che faccia balzi spettacolari. Comunque una Renault 4 faceva bene o male, all'inizio faceva 100 km orari, adesso ne farà penso 180, quindi non siamo ad altissimi livelli, però le auto, quelle vecchie come sapete ragazzi, per chi lo sa, le auto antiche sono le mie preferite, mi piace vederle originali, dopodiché preparate al miglior dei modi. Penalità a taglio mettiamo debole, dai, del resto non, regole bandiera sì, e niente raga, penso di aver messo tutto. Vediamo che auto ci mette, in gara subito. Ragazzi, like e commento, mi raccomando, se vi piace questa serie, perché penso di portarla avanti, penso di portarla avanti d'ora in avanti, senza fare tagli vistosi, diciamo. Quindi andiamo avanti come va ragazzi. Mi raccomando, sostenete il canale, perché d'ora in avanti Storm Player, questo canale, sarà dedicato esclusivamente ai giochi di guida e a tutti i giochi che ci piacciono di sim, ma anche arcade. Facciamo degli esempi: Need for Speed, cose del genere, Grid, li voglio riportare avanti pian piano. Ma non perdiamo più tempo, ragazzi. Ok, mi ha messo tutte Renault 4, però bisogna vedere come vanno. Vabbè, io partirei subito con la gara, così vi faccio vedere. Eccola qua, dall'esterno. No, raga, li asfaltiamo questi. Penso che li asfaltiamo facilmente. Non so se li hanno preparate. Frenata assai, raga, giusto per vedere un po' cosa succede. No, ma questi li asfaltiamo, raga. Dopo vi faccio vedere anche il setup, ragazzi, spero di non dimenticare. Attenzione! Di non dimenticarmi di farvi vedere il setup. Vediamo in quanto tempo riusciamo ad asfaltarli questi. Praticamente subito.
Oh, sapete che figo anche guidare con la macchina esterna, con il volante? No, già quinti, raga. Ma questi stanno facendo la camminata, raga. Allora, volevo capire a quanto vanno. No, ma sono originali, raga. Non mi puoi mettere in monomarca? Asfaltiamoli, dai. Mettono monomarca, ok, però il gioco non bada alle prestazioni della mia auto, cioè non mette le mie auto, non mette le auto uguali alle mie prestazioni. Guardate, buonanotte, chi le vede più? Oh, vediamo la velocità massima della nostra Renault 5. Vediamo. 171, la possiamo fare anche meglio. Attenzione. Comunque ragazzi, si mantiene proprio egregiamente. Abbiamo fatto un bel setup, non male. Questo è l'interno, raga. Come piace a me guidare. Sentite il sound. Speriamo si senta abbastanza bene. E se la mia voce si sente bene anche sulla registrazione, penso di sì. Ok ragazzi, questa auto purtroppo ha 5 marce. Doveva essere bello magari. Guardate che è staccata, eh. Non si muove di un centimetro la macchina. È staccata. Nemmeno in curva, guardate. Il quarto si caga un po', quindi sfruttiamo un po' la terza di più. Io qualcosina sulle marce ho anche modificato. Adesso appena finisce la gara vi faccio vedere. Attenzione. In accelerazione possiamo buttare giù, raga, Comunque dicevo, la terza l'ho accorciata un po'. Infatti si sente. E la quarta che è un po' lunga. Però comunque dobbiamo dare la possibilità all'auto di arrivare almeno ai 170-180, Non è che possiamo accorciare tutte le marce per poi avere un'auto sull'allungo molto lenta. Quindi bisogna trovare una via di mezzo. Bella. Fatemi sapere anche ragazzi se anche a voi piace preparare queste auto da corsa. Ritorniamo all'esterno un po'. A me piace un sacco, anzi all'inizio ero proprio una schiappa, diciamo, a preparare le auto per quanto riguarda l'assetto delle sospensioni, campanatura e così via. Però raga, vi posso assicurare che mettendo mani e leggendo un po' i vari componenti e a cosa servono, vi posso assicurare che tutti possiamo imparare un pochino per cercare di rendere la macchina più stabile, più adatta alle proprie capacità di guida, le proprie competenze e tutto il resto. Guardate come stacca, raga. Minchia come stacca. Qua si caga un po' perché c'è la salita. Torniamo all'interno e vai. 1,58 giro migliore. Cerchiamo di tirare un po'. Lì in discesa, lì su Deep Forest bisogna stare attenti perché frenando leggermente in curva lì possiamo andare a finire sul muro, però non accade con la nostra Renault 4. Sono veramente contento di come l'ho preparata. Adesso andiamo a vedere il setup. Logicamente ragazzi ci ho messo tutti i pezzi da corsa, più tutti gli eventuali kit di preparazione manuale, tipo sospensioni manuali, computer e tutte le cose che ci possono far mettere le mani sull'assetto. In più tutti i pezzi da corsa, pezzi estremi da corsa e tutto il resto, come anche i pneumatici da corsa.
Vai, andiamo a fare quest'ultimo giro. Fatemi sapere magari nella prossima puntata, ragazzi, nel prossimo video, cosa volete che porti, magari gare online, oppure continuiamo la nostra carriera su tracciate che non abbiamo ancora fatto, oppure altre eventuali cose tipo preparazione di auto, oppure non so, gare personalizzate. Andiamo alla terza qua. Ho preso mezzo secondo di penalità, non so perché. Ogni tanto non so se esce la mia faccia nell'inquadratura. Sono molto vicino alla telecamera, alla webcam. Avrò tagliato una piccola curva. Ho preso mezzo secondo di penalty. Penalty. Qui stavo guardando la registrazione. Stavo per andare a sbattere. No raga, vi posso assicurare che si guida bene. Si guida bene. Si guida molto bene. No raga, li sto doppiando quasi. Li avevo quasi doppiati. No, non mi puoi fare una gara del genere, dai. Monomarca. Non mi metti auto del mio livello, dai. Dobbiamo capire come si fa, magari. Dobbiamo fare una gara in base ai cavalli, al cavallaggio, magari, raga. In base ai punti prestazioni, no. Oh, li abbiamo beccati. Dai, stavamo per tagliare. Dai, nemmeno un... No, attenzione che riusciamo a fare qualche doppiaggio, Ma di tagliare. Sì, attenzione. Mamma mia. Minchia, 4-5 auto le abbiamo doppiate, ragazzi. Le abbiamo doppiate. Deluxe. Eccoci qua. 1 minuto e 49 dal secondo. Incredible. Li avevamo doppiati quasi tutti. Eccola qui. Andiamo a dare un'occhiata veloce al replay, perché comunque sappiamo bene che i replay di Gran Turismo sono i più fighi al mondo. Non c'è nessun gioco, raga, non c'è nessun gioco che può competere con il replay di Gran Turismo. Sono praticamente perfetti. Mamma mia. Sentite il sound. Oh, attenzione all'avio. Ho tamponata 1. Sbaglio il sorpasso. Attenzione. Numero 74. Livrea giallo. Con tante livree. La scritta Renault. Eccola qua. Doppi fari davanti. Questa è tipo una carrozzeria fatta, non so, tipo realistica, sì. È tipo realistica. Con i copricerchi, come vedete, ai lati, perché ha usato anche carrozzeria larga, quindi si vede rispetto all'originale. No, ma molti c'hanno la carrozzeria larga, sì? No, forse tutti. Il problema è che il motore non li hanno preparati così. Non li hanno preparati. Eccola qua la nostra Renault 4 del 1985, ragazzi. Ma andiamo a vedere infine il setup di questa fighissima auto antica. Andiamo subito. Niente, devo tornare per forza nel garage, altrimenti mi toccava rientrare nella gara. Eccola qui. Allora, in breve, così magari se vi interessa la potete copiare, perché vi posso assicurare che si guida benissimo, ragazzi. Allora, vabbè, a parte le gomme da corsa, eccole qui. Allora, qui il posteriore di regola non ho toccato nulla, quindi sul posteriore di aerodinamica rimane 100 perché sono uscito. Poi per quanto riguarda l'altezza, sì, un po'
l'ho ritoccata, quindi 135 sull'anteriore, 145 sul posteriore, la barra all'antirollio la portiamo 5,5, qui non ho toccato nulla, ammortizzazione, espansione, questa è una cosa che potete regolare voi, però mi raccomando di non sfalsare troppo perché non ne vale la pena. Frequenza naturale 1.35 sull'anteriore, 1.50 sul posteriore. La campanatura 2.8 sull'anteriore e 2.8 sul posteriore. Qui anche angolo di convergenza, ragazzi, è abbastanza importante, anzi molto importante, 0,10 in chiusura, quindi gomma anteriore in chiusura 0,10, sul posteriore 0,30 in apertura sul posteriore, mi raccomando, mi raccomando. Dopodiché, qui, vabbè, oltre vi avevo detto che avevo montato tutti i pezzi da corsa, turbo compressore medi regimi ho voluto mettere, non quello a regimi elevati, e in più qui, forse ultima cosa, ho portato la velocità di punta a 150 e la regolazione manuale di ogni singola marcia è questa. Io ho ritoccato soltanto la terza marcia che mi sembrava un po' lunga, si affogava un po' la macchina, quindi non dovete fare altro che andare sopra e andare verso sinistra per accorciare la marcia, verso destra per allungarla. La quarta anche, raga, la sentivo un po', quindi la abbasso un po', sentivo un po' lunga, ok, bene. Quindi ragazzi, potete fare una cosa del genere e vedere se vi trovate adatti. Comunque io mi sono divertito molto a guidare questa Renault 4 GTL del 1985, fatemi sapere anche voi ragazzi cosa ne pensate, fatemi sapere se volete preparare un'altra auto, così lo facciamo insieme sempre su un bel video. Iscrivetevi se non volete perdervi prossimi video dedicati a Gran Turismo, alla mia carriera e a tutto quello che può succedere su Gran Turismo. Abbiamo portato anche esperimenti, come sapete, quindi date sfogo alle vostre idee, ragazzi, fatemi sapere nei commenti. Fate i bravi, ma non troppo, ragazzi, ci vediamo a un prossimo video. Let's go!